Sapete, la storia dell'animazione è una di quelle storie piene di grandi successi, di rivoluzioni tecnologiche e di visioni artistiche che hanno segnato generazioni intere. Tra film e serie animate ci sono state opere nate da un'autentica urgenza creativa, altre usate come veri e propri manifesti di propaganda, mentre altre costruite addirittura per cavalcare il successo del momento. Tra queste troviamo anche titoli che vennero totalmente ignorati o fraintesi alla loro uscita, forse perché troppo avanti per il loro tempo, ma che col passare degli anni sono stati rivalutati fino a diventare dei veri e propri cult. Ma sapete una cosa? Esistono anche opere che nella storia ci sono entrate per ragioni molto diverse, opere che non vengono ricordate per aver cambiato il medium in meglio, ma letteralmente per essere diventate l'emblema del fallimento. Parliamo di fallimenti artistici, industriali, produttivi, film che spesso per un insieme di scelte sbagliate, pressioni aziendali e ambizioni fuori controllo sono finiti per trasformarsi in veri e propri disastri produttivi. E a volte questi disastri non si limitano ad affondare da soli, ma portano con sé interi studi di animazione. Ed è esattamente questo il caso di Titan AE, get ready for the human race. Uscito nel 2000, Titan After Earth fu l'ultimo lungometraggio animato diretto da Don Bluth, nome che molti di voi ricorderanno per Fievel e Alla ricerca della Valle Incantata e di cui avevamo già discusso nel video su dinosauri, che vi invito fortemente a recuperare. Questo film d'animazione fantascientifico tentò di portare il medium verso qualcosa di più adulto, sporco e soprattutto più ambizioso del solito. Un'opera che voleva fondere avventura spaziale, innovazione tecnica e target adolescenziale, ma che finì inevitabilmente per diventare il simbolo di uno dei più clamorosi disastri produttivi dell'animazione americana. Accessing multiverse. Per capire davvero le cause dietro tutto questo, però, dobbiamo fare prima un passo indietro, perché questo film ovviamente non nasce dal nulla, ma all'interno di una vera e propria guerra industriale. Negli anni 90, infatti, l'animazione americana era ancora un territorio in cui la Disney dettava legge, e Don Bluth era stato uno dei pochi che negli anni 80 era davvero riuscito a infastidire la casa del topo. Proprio per questo, Fox lo considerò l'uomo giusto per aiutare lo studio a costruirsi una propria identità nel settore dell'animazione. Così, nel 1994 Fox aprì il suo primo studio di animazione a Phoenix, in Arizona, con un piano preciso e oserei dire forse fin troppo ambizioso, un investimento complessivo di circa 100 milioni di dollari e l'obiettivo di produrre un lungometraggio ogni 18 mesi. Insomma, non proprio un progettino da nulla, ma un vero e proprio tentativo di ritagliarsi una fetta di mercato in un periodo in cui l'animazione stava vivendo una nuova età dell'oro. Il problema però è che, come avrete intuito, le cose non andarono esattamente come previsto. Il primo vero e unico successo dello studio fu infatti Anastasia nel 1997, un film che, attenzione, andò bene, ma non abbastanza da consacrare Fox come vera e propria alternativa a Disney. 2 anni dopo, inoltre, nel 1999 arrivò anche Bartok il Magnifico, uno spin-off e prequel standalone di Anastasia, che però uscì direttamente in home video e soprattutto non ebbe mai lo stesso impatto del film principale. A quel punto quindi Fox aveva bisogno di un film grosso, di un film evento, un film che dimostrasse a tutti come la Fox Animation non fosse soltanto quelli che fanno una versione diversa dei classici Disney, ma uno studio capace di spingere l'animazione verso territori più ambiziosi, più moderni e almeno nelle intenzioni inesplorati. Ed è qui che entra in scena Titan After Earth. Ora, l'idea del film, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non nasce come il grande manifesto autoriale di Don Bluth nello spazio. Il progetto infatti era stato sviluppato almeno inizialmente dal produttore e sceneggiatore David Kirshner,
come film live action, ma poi passò attraverso più mani, più versioni, più riscritture e finì per trasformarsi in un oggetto creativo piuttosto caotico. A un certo punto entrò in gioco anche John August, sceneggiatore che molti oggi associano a film come Big Fish, Charlie's Angels, La sposa cadavere o addirittura La fabbrica di cioccolato. August arrivò sul progetto nel 1998 inizialmente per rifinire alcuni dialoghi, ma finì per restare a bordo anche per ulteriori riscritture. Anni dopo fu proprio lui a descrivere Titan After Earth come una specie di grosso blocco d'argilla che vari autori continuarono a rimodellare. E credetemi, questa cosa si sente tutta durante la durata del film. La parte più interessante però è che August raccontò anche un altro dettaglio fondamentale. A un certo punto la storia cambiò proprio natura. Da quella che lui stesso definì sostanzialmente una sorta di isola del tesoro nello spazio, il film finì per trasformarsi poco a poco in una specie di allegoria della Genesi, una storia sul concetto di casa, di mondo perduto e di rinascita. E questa doppia anima, secondo me, è fondamentale per capire perché Titan After Earth sia un film così strano. Perché da una parte vuole essere un'avventura spaziale tamarra, veloce, piena di laser, battutine e scene action, mentre dall'altra vorrebbe avere un respiro quasi mitologico o addirittura biblico. In tutto questo Fox aveva anche un problema che definirei enorme, ovvero serviva un film per tenere vivo lo studio d'animazione. Secondo le ricostruzioni dell'epoca, infatti, fu proprio Bill Mechanic, allora chairman di 20th Century Fox, a passare il progetto a Don Bluth e Gary Goldman, proponendogli di farne un lungometraggio animato, in quanto Fox Animation non aveva altri titoli in sviluppo, e l'alternativa sarebbe stata quindi quella di lasciare praticamente la maggior parte del personale a casa. Queste esigenze trasformarono quindi Titan After Earth da progetto creativo a vera e propria necessità industriale. Ed è qui che arriva uno dei punti e aspetti più assurdi ma anche più umani di tutta questa storia. Don Bluth non era un uomo di fantascienza. Lui stesso dichiarò di non essere un fan sfegatato del genere e, nonostante il suo precedente lavoro con il videogioco Space Ace, sia lui che il suo team non avevano la benché minima idea di come gestire una space opera, ma si ritrovarono comunque coinvolti nel progetto. La situazione era così tanto surreale che chi lavorò a quest'opera ebbe la sensazione che la produzione ragionasse più o meno così. Ehi, avete presente? Sì, cioè abbiamo visto il film. Bene, allora avete tutto quello che vi serve. Cioè, capite quanto questa cosa non abbia senso? I problemi inoltre non finirono certo lì, perché un altro aspetto da non sottovalutare fu proprio l'ambizione tecnica del progetto. Con l'arrivo del nuovo millennio, infatti, la tecnologia stava evolvendo rapidamente e grazie alla Pixar e all'incredibile impatto di Toy Story, il 3D sembrava ormai l'evoluzione quasi naturale dell'animazione. E la Fox ovviamente non voleva essere da meno. Il problema però è che anche in questo caso né Bluth né il suo team avevano la benché minima esperienza nell'animazione 3D o coi computer in generale. Il risultato fu quindi uno strano mix di animazione tradizionale e CGI spinto in modo parecchio aggressivo per l'epoca. Secondo alcune testimonianze, infatti, da una previsione iniziale del 30% si arrivò invece a una realizzazione complessiva in CGI di ben l'80%. L'obiettivo del film inizialmente era quello di presentare un mondo da space opera con personaggi 2D che si muovevano all'interno di scenari, effetti e oggetti 3D, il tutto con una resa quasi da fumetto in movimento. Il che sulla carta è in realtà un'idea piuttosto affascinante, anzi forse una delle cose più interessanti del film. Nella pratica, però, il risultato fu piuttosto altalenante. Ci sono momenti in cui questa fusione, sembra funzionare, soprattutto quando il film punta all'astrazione visiva e al cosmo in generale. Alcune inquadrature e certe sequenze hanno effettivamente ancora oggi un certo fascino, ma per la maggior parte del tempo non è affatto così. Cioè,
Il 3D spesso non si integra bene con il resto e il risultato finisce per sembrare più una sorta di collage male assemblato piuttosto che un vero mondo organico. Certo, alcuni di voi potrebbero anche dirmi che all'epoca si trattava ancora di una tecnologia in fase di evoluzione. E io potrei anche essere d'accordo, se non fosse che prima di questo film erano usciti titoli come Toy Story, A Bug's Life, Zeta la formica, mentre lo stesso anno di Titan After Earth arrivò addirittura Dinosauri e solo un anno dopo sarebbe arrivato Final Fantasy, un film che sul piano del colpo d'occhio tecnologico sembrava già dire chiaramente guardate dove sta andando il futuro. Fox invece trovò una strada ibrida che a volte sembra coraggiosa e avanti, mentre altre volte appare terribilmente incastrata in una scomodissima terra di mezzo. Capite bene quindi che i presupposti non erano esattamente dei migliori, anche perché quando metti insieme uno studio sotto pressione, un film nato da troppe riscritture, un'identità narrativa a metà tra space opera adolescenziale e allegoria biblica, e in più, non contenti di tutto ciò, affidi il tutto a un team che non aveva esperienza né con la fantascienza né con il 3D, cioè il rischio che tutto vada terribilmente storto diventa enorme ancor prima di iniziare. E a tutto questo, dato che non c'è mai fine al peggio, bisogna aggiungere anche un ultimo tassello fondamentale, ovvero quello che forse più di tutti finì per definire la direzione del film, ovvero il target. Fox infatti voleva chiaramente costruire un'opera che non sembrasse la solita roba Disney. L'idea era quindi quella di realizzare qualcosa di più duro, di più cool e soprattutto più appetibile per il pubblico teen, in particolar modo quello maschile. La campagna marketing dell'epoca sotto questo punto di vista fu pensata proprio in quella direzione, con una promozione rivolta ai ragazzi e un immaginario decisamente più aggressivo rispetto agli standard dell'epoca. Lo stesso Don Bluth, infatti, sosteneva che gli adolescenti di quel periodo percepivano l'animazione come qualcosa di terribilmente infantile, proprio perché per anni era stata associata quasi esclusivamente a Disney. Ed è qui che il film prende una piega ancora più particolare, perché Titan After Earth non ha la dolcezza fiabesca di tanti film animati degli anni 90. Ha un look più sporco, più metallico, ha un tono che a tratti fa il duro, e presenta perfino piccoli ammiccamenti come la celebre scena della doccia di Akima, chiaro segnale del tentativo di far capire al pubblico che questo non era il classico cartone disneyano. Lo stesso discorso vale anche per la musica. La colonna sonora del film raccoglieva infatti gruppi artisti rock e alternative rock proprio per dare all'opera un'identità più giovane, più energica e soprattutto contemporanea. Il problema però è che avere un'estetica edgy non basta automaticamente a rendere un film più maturo. Ed è proprio qui che ci imbattiamo in una delle contraddizioni più grandi di Titan After Earth. Questo infatti vuole sembrare più grande, più figo, più audace, ma sotto la carrozzeria continua molto spesso a ragionare come un'avventura piuttosto semplice, a dire il vero, molto derivativa e in certi momenti persino più vicina alla logica di una serie animata del sabato mattina. La storia si apre nell'anno 3028. La Terra viene improvvisamente attaccata dai Drej, una razza aliena fatta di pura energia e che teme il progetto Titan, ovvero una misteriosa iniziativa umana dal potenziale enorme. Nel caos dell'evacuazione, lo scienziato Sam Tucker affida il piccolo Cale all'amico Tech, al quale lascia anche uno strano anello e parte a bordo della nave Titan. Poco dopo, la Terra viene distrutta. Passano 15 anni e l'umanità si ritrova ormai ridotta a una sorta di popolo profugo nello spazio, senza più un pianeta da poter chiamare casa. Cale, ormai adulto, è cresciuto con il trauma dell'abbandono del padre e vive da emarginato su una stazione di recupero rottami.
È arrabbiato, cinico, sfiduciato e in generale ha tutta quell'energia da protagonista giovane e ribelle che il cinema di quegli anni adorava piazzare letteralmente ovunque. A trovarlo però arriva Corso, vecchio compagno di Sam Tucker, personaggio che sembra letteralmente uscito da un kit base per costruire il proprio Han Solo di fiducia. Ed è qui che il film, comincia ad accelerare, e parecchio. Corso infatti così a caso rivela a Cale che l'anello lasciato da suo padre contiene una mappa per trovare la Titan, una nave leggendaria che potrebbe rappresentare l'ultima speranza per l'umanità, anche se a essere onesti il film resta piuttosto vago su cosa questa speranza sia davvero. Naturalmente Cale all'inizio fa il duro, non si fida, risponde male a tutti, ma poi, anche grazie alla presenza della bellissima Akima, viene trascinato dentro l'avventura. E da lì parte il classico viaggio tra inseguimenti, astronavi, mondi alieni e alleati eccentrici come Preed, Gunn e Steed. Ovviamente non manca nemmeno il classico tradimento interno. Corso infatti non è esattamente la figura paterna affidabile che sembrava essere inizialmente. Si arriva così alla corsa finale verso la Titan, che si scoprirà essere una sorta di arca di Noè tecnologica capace di addirittura creare un nuovo pianeta e offrire all'umanità una possibile rinascita. Seguono quindi la battaglia finale contro i Dredge, il sacrificio redentivo di Corso e infine il momento in cui Cale riesce ad attivare la Titan usando l'energia stessa dei Dredge. La minaccia viene annientata e nasce così un nuovo pianeta su cui l'umanità potrà ricominciare. Tutto qui? Beh, sì, sostanzialmente sì, anche se detta così sembra anche funzionare la storia. Il problema infatti non è tanto cosa racconti il film, ma il modo in cui decide di raccontarlo. Ora, partiamo col dare a Cesare quel che è di Cesare. Titan After Earth non è un film privo di qualità. Anzi, forse è proprio questo che lo rende così interessante da riguardare oggi. La prima cosa che funziona, infatti, è il concept. Bisogna ammettere infatti che l'idea di un'umanità sopravvissuta alla distruzione della Terra e costretta a vivere come profughi spaziali è davvero molto forte. Ha un tono malinconico, quasi post-apocalittico, il tutto dentro una confezione da space opera accessibile. Funziona anche parte del world building. Il film, infatti, in quei rari casi in cui si ferma a mostrare razze aliene, stazioni spaziali, relitti, traffici interstellari, tecnologia strana e luoghi decisamente assurdi, riesce a evocare davvero l'idea di un universo vasto, decadente e soprattutto stratificato. Certo, non è che approfondisca chissà quanto, ma suggerisce abbastanza da dare la sensazione che là fuori ci sia davvero un universo vivo. E questa è una qualità che secondo me manca anche a prodotti più moderni. Inoltre ci sono le sequenze spettacolari. La più famosa e non a caso la più lodata è quella degli anelli di ghiaccio di Tigrin. Quella scena ha davvero tanta attenzione, spazio e offre immagini suggestive. È una delle pochissime scene in cui il film, almeno per qualche minuto, smette di correre dietro ai cliché e prova davvero a farti sentire il pericolo, la meraviglia e la stranezza cosmica. Anche la colonna sonora, nel suo essere totalmente figlia dei primi anni 2000, ha però un fascino tutto suo. Ora, non dico che sia memorabile, ok? Ma gli dà una personalità generazionale ben precisa. È uno di quei casi in cui senti proprio la volontà di costruire un prodotto cool per il pubblico di allora. E in certe scene, quella patina alternative rock aiuta davvero tanto l'atmosfera. E poi c'è un'altra cosa che bisogna riconoscergli: l'ambizione. Questo film infatti non gioca in difesa, non fa il compitino carino da 90 minuti, ma prova davvero a fare il film grosso. Cerca di essere epico, di reinventare l'animazione mainstream, di parlare a un target differente assumendo un tono diverso dai musical familiari dell'epoca. Poi il fatto che fallisca è un altro discorso, ma almeno fallisce provandoci sul serio. Ma passiamo ora alla parte dolorosa, perché nonostante tutte queste qualità,
ecco, da sole non bastano a salvare Titan After Earth dal suo problema principale, ovvero quello di essere un film che corre troppo e respira troppo poco. Ora, non voglio dire che la trama sia incomprensibile, ma ecco, è raccontata in maniera talmente sbrigativa che molti elementi finiscono per perdersi o arrivare senza il giusto peso. Il rapporto tra Cale e Akima è un esempio perfetto. Ora, non è che la romance tra questi due personaggi sia sbagliata di per sé. Il problema però è che nasce praticamente dal nulla. Il film a un certo punto decide che devono piacersi e quindi si piacciono. Decide che devono costruire una connessione emotiva, ma senza mai mostrarcela veramente e dandola costantemente per scontata. Il film sembra continuamente muoversi così in fretta da lasciare i personaggi indietro. E lo stesso vale per Cale. L'idea del protagonista ferito, disilluso, arrabbiato col padre e col mondo intero poteva anche essere interessante per l'epoca, ma il film non gli dedica abbastanza spazio interiore. Si passa dal non me ne frega niente a ok, salviamo il futuro dell'umanità, con la stessa velocità con cui si clicca accetta i cookies senza leggere. Poi c'è ovviamente il problema della derivatività. Qui bisogna essere onesti. Titan After Earth sembra letteralmente assemblato con pezzi che arrivano da tutta la fantascienza precedente e in particolar modo da... Questa sensazione la senti soprattutto con Corso. Il personaggio parte come figura paterna ambigua, poi si rivela traditore e infine si redime con il sacrificio finale. Attenzione, è un arco narrativo che funziona ancora oggi, certo, ma qui è talmente prevedibile e poco approfondito che quando arriva l'unica reazione è Why? Inoltre, questa dinamica vista oggi potrebbe anche farvi pensare al pianeta del tesoro, ma credetemi, è letteralmente lontana anni luce da quel tipo di costruzione emotiva. Per quanto riguarda i villain del film, ovvero i Dredge, invece vi confesso che, ecco, sono rimasto parecchio confuso al riguardo, che il film ti spiega in modo abbastanza sbrigativo che i Dredge temono il progetto Titan e il potenziale umano e quindi vogliono distruggere l'ultima speranza dell'umanità prima che questa possa tornare a essere nuovamente una forza dominante del cosmo. Ora, sulla carta il movente c'è. Il problema però è che il progetto Titan viene avviato a causa della minaccia Dredge e i Dredge sono una minaccia a causa del progetto Titan, cioè tra l'altro, dal punto di vista visivo, questi alieni possono anche avere un lato interessante, diciamo, ma di certo non so iconici, cioè, seriamente, che diavolo sono sti cosi? Sono letteralmente una di quelle idee da concept art che, viste da ferme, possono anche intrigare. Ma dentro il film, ragazzi, sembrano dei veri e propri modelli 3D stock di bassissima fattura, presi e incollati lì. Anche se ammetto che il design di alcuni di questi mi ha lasciato un po' turbato, perché mi ha fatto pensare all'alieno robot di Lost in Space, non so perché. Comunque, altro problema enorme del film è la Titan stessa. Cioè, per tutto il film viene lasciato intendere, una volta che si scopre che è una navicella spaziale, che sia una sorta di arca di Noè futuristica. Ed in parte è effettivamente così, solo che poi arrivando alla fine del film si scopre che questa roba non è solo un'arca con tipo tutti i campioni di DNA di ogni singolo organismo terrestre, che fatica a recuperarli tutti, ma praticamente un dispositivo capace di creare un pianeta dal nulla, terraformarlo e dare avvio a una nuova culla per la vita. Il tutto in un lasso di tempo che farebbe impallidire persino Dio nella Genesi biblica. Oh, aspetta, ne arriva un'altra, dammi l'accendino! E qui, secondo me, il film perde completamente il contatto con il suo stesso genere. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro, non sembra più fantascienza, ma vera e propria magia. Cioè, persino in Dragon Ball ci mettevano più tempo per esprimere il desiderio e aspettare che Sharon mettesse tutto a posto che non la Titan. E la cosa più assurda è che
dopo anni di teorie, discussioni sui forum, eccetera, eccetera, durante un'intervista John August ammise di non avere la più pallida idea né del funzionamento né della lore dietro la Titan. Cioè, ma ci rendiamo conto? Inoltre, come se ovviamente tutto questo non bastasse, Fox commise anche un ultimo passo falso, che finì per sancire la condanna definitiva del film, ovvero la finestra d'uscita. Il film infatti arrivò in un'estate che oserei dire micidiale. Si trovò schiacciato principalmente tra film come Dinosauri, che andava ancora molto forte al cinema, Fantasia 2000, che uscì addirittura lo stesso giorno, e successivamente da Gallina in fuga, che arrivò a prendersi l'ultima fetta di pubblico rimasto. In più, non solo non aveva un pubblico preesistente come negli altri casi, ma puntava a un target adolescenziale che all'epoca Hollywood non aveva la minima idea di come convincere ad andare in massa a vedere un film animato al cinema. Come conseguenza, ovviamente, i numeri al botteghino non furono semplicemente brutti, ma letteralmente disastrosi. Incassò appena un terzo del budget e negli anni successivi si stimò una perdita globale di ben 100 milioni di dollari, portando definitivamente al fallimento i Fox Animation Studios, che chiusero i battenti letteralmente qualche giorno dopo l'uscita del film. Ora, attenzione però, per dovere di cronaca è giusto dirvi che i Fox Animation Studios erano comunque già in difficoltà da tempo. Nel febbraio del 2000, tra l'altro, l'azienda aveva già licenziato un terzo del personale e la fine del film venne affidata a studi minori e più piccoli, tra cui una certa Blue Sky Studios. Ma il film sancì davvero la condanna per gli studi di Don Bluth e Gary Goldman e fece spostare definitivamente l'interesse della Fox verso Blue Sky Studios e la realizzazione di opere 100% in CGI. Insomma, Titan After Earth è un disastro praticamente sotto qualsiasi punto di vista, ma resta comunque un film stranamente affascinante nel suo essere sbagliato. È un'opera che aveva tra le mani un buon concept, una premessa potentissima, un'identità visiva coraggiosa e un vero desiderio di portare l'animazione fuori dai binari più sicuri. Ma è anche un film che sfortunatamente è stato soffocato da una scrittura troppo rimaneggiata, da un ritmo troppo affrettato, da una tecnologia non sempre padroneggiata e soprattutto da una strategia industriale che puntava troppo in alto senza aver prima costruito delle basi abbastanza solide. Titan After Earth è l'esempio perfetto di cosa succede quando l'ambizione aziendale corre più veloce della chiarezza artistica, di quando si chiede a un film di essere contemporaneamente manifesto, rivoluzione, svolta tecnologica, hit estiva e addirittura salvezza industriale. Il risultato inevitabilmente non poteva che essere un'opera che sulla carta sembrava avere tutte le carte in regola per diventare qualcosa di enorme, ma che in realtà si trasformò in un relitto ancor prima di poter davvero prendere il largo, insegnando all'industria che non basta costruire una Titan per creare un nuovo mondo.